Ludovico. Che c'è? No, niente, dicevo, come avete notato, il Teo si conferma fans and promoter del Ludovico I, quindi mi toccherà portarlo a vedere un altro monumento costruito da lui. Beh, tanto ce l'abbiamo sulla strada, quindi perché no? Dai che Ludovico ci aspetta. Ho il sospetto che tutto questo entusiasmo non sia genuino. Non è che è perché lì si possono usare i droni? Può essere. Ma ora tutto è più chiaro. Ciao a tutti! Siamo sul Monte Michelsberg, vicino a Kelheim, in Baviera, e siamo qui per visitare la Befreiungshalle, o Sala della Liberazione, fatta costruire da Ludovico I di Baviera. Comincerò io a parlarvi di questo posto perché il Teo è momentaneamente impegnato a fare delle bellissime riprese col drone, quelle che state vedendo adesso. Comunque, se avete visto il nostro video sul Valhalla, saprete che quel posto era stato inaugurato il 18 ottobre del 1842, anniversario della sconfitta di Napoleone a Lipsia. Ma quello che non vi abbiamo detto è che il Ludovico il giorno dopo venne qui, su questo monte, per la posa della prima pietra di questo monumento. Eccomi! Mi sono perso qualcosa? Non ti sei perso niente, amore, eravamo all'inizio. Lo hai già detto che il Ludovico voleva spingere sull'acceleratore del nazionalismo per riunire tutte le popolazioni di lingua tedesca in un unico grande stato nazionale? No, ma adesso lo hai detto tu. È per quello che dopo il Valhalla fece costruire la Befreiungshalle. In effetti, Ludovico stava usando ancora il ricordo del villain odiato da tutti, Napoleone, per alimentare il suo sogno nazionalista. E poco importa che fossero passati anni da quando Bonaparte era stato sconfitto. Lui voleva usare quella sconfitta e la conseguente vittoria degli stati tedeschi per dare orgoglio alla nazione. Per farlo, costruì questo impressionante monumento che doveva ricordare i caduti e al contempo celebrare i popoli che avevano reso possibile la vittoria. Qui tutto gira sul numero 18, perché Napoleone era stato sconfitto sia a Lipsia che a Waterloo, sempre il 18, ma anche perché Ludovico riconosceva nel 18 il numero delle tribù di lingua tedesca che si erano alleate per sconfiggere l'odiato nemico. Sull'esterno dell'edificio potete vedere delle colossali statue di donne e ognuna di loro incarna una di queste tribù, con tanto di cartiglio in mano con scritto chi è chi. È anche divertente, così le varie genti possono litigare su chi abbia la statua più figa, tipo concorso di bellezza. Nah, tanto parliamo di Ludovico, se le ha commissionate lui, queste statue stai certo che sono fighe tutte. Ma non distraiamoci, torniamo a questa costruzione. Devi sapere che il numero 18 e i suoi multipli continuano ossessivamente anche all'interno e la fanno da padrone. Ci sono 54 tra colonne e pilastri, 36 doppie colonne in galleria e 18 iscrizioni dedicate ad altrettanti generali e fortezze conquistate a Napoleone. Per la posa della prima pietra della Befreiungshalle, il Ludovico compose pure un canto corale a 4 voci, perché ovviamente lui era convinto di essere pure un buon poeta. Liberamente tradotta, da me che non so una parola di tedesco, suona più o meno così. Salute a voi, uomini coraggiosi, guerrieri coraggiosi, che vi siete guadagnati la corona degli eroi. Salute a voi, tedeschi fedeli, vincitori coraggiosi. Le vostre azioni brilleranno per sempre. Eravamo circondati da ombre oscure e la Germania si era dissolta. L'avete riportata in vita, vittoriosa, essa troneggia, di nuovo alta e gloriosa. Che poi è la canzone che state ascoltando in sottofondo. Non stiamo a riportarvi il testo completo, ma se volete lo trovate su Wikipedia. Comunque, Ludovico abdicò nel 1848, ma nonostante questo la costruzione non si fermò e fu completata in tempo per festeggiare il cinquantenario della sconfitta di Napoleone, con una grande inaugurazione il 18 ottobre 1863. Fu allora che tutti gli invitati poterono ammirare per la prima volta le grandi idee della vittoria
che si tengono per mano lungo tutto il perimetro della sala. Ovviamente all'inaugurazione era presente pure il 77enne Ludovico, arzillo più che mai. Accolse tutti i vecchi generali chiamandoli compagni d'arme e poi tenne un sentito discorso. Benvenuti, coraggiosi guerrieri della lotta per la liberazione. Benvenuti a tutti. Quello è stato il momento più glorioso della Germania e vogliamo tenercelo stretto. Posso solo ribadire ciò che ho fatto scrivere qui, nella Sala della Liberazione. Che i tedeschi non dimentichino mai ciò che è stato necessario fare durante la lotta di liberazione e come abbiamo raggiunto la vittoria. E in effetti queste ultime sono le parole che si leggono al centro della grande sala. Ora però, per concludere su una nota più leggera, vogliamo ricordare una particolarità del Ludovico. Dovete sapere che lui spendeva e spandeva per opere monumentali per rendere grande il suo regno e in più in generale la Germania, ma in privato era un avarissimo e questo, secondo noi, fu fonte di grandi litigi in famiglia e in particolare con la moglie. Ludo, non sarebbe ora di comprarti una nuova veste da casa? Cara, questa ha solo 30 anni, è quasi nuova. Ha i buchi e è tutta tarmata. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per le tue amanti. Non ti vergogni a presentarti con quella roba lì? Con quello che le Volevo dire che a loro non interessa. Mi amano per il mio carattere. Esattamente quanto gli dai a quelle? Spendo molto per il mio paese. Qualche piccolo sfizio me lo potrò pur levare, no? Guarda, che se il popolo scopre che spendi tutto in puttane, qui va a finire che ti danno un calcio in culo. Alla fine successe davvero così. Ma Ludovico rimase fedele, se non alla moglie e alle amanti, almeno alle sue idee, e i suoi monumentali palazzi furono ultimati comunque. Amore, ci sono ancora un sacco di monumenti costruiti da Ludovico I in Baviera, sai? Lo so. Però purtroppo dobbiamo partire e lasciare la Germania. Ci toccherà tornare un'altra volta. Vabbè, una scusa per tornare in Germania la troviamo, dai, una casa. tipo... Oktoberfest. Ah, sì. Mentre il Teo mi convince a portarlo, deve fare anche fatica, perché io sono contrarissima, come potete vedere, all'Oktoberfest. Se a voi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e magari seguite anche i nostri social. Ciao!